Ce l'abbiamo fatta, Tabby. Andiamo a vederla? Non so se sono pronta. Dai, andiamo. Sei emozionata? Aspettiamo un attimo andare. Just a sec, ci corriamo. Dai, ci sono. Andiamo. Vuoi andare? Andiamo. L'emozione del bush è qualcosa di particolare. Il fatto di camminare qui in mezzo senza vedere, ma sapere che da un momento all'altro può sbucarti qualcosa, ti carica di adrenalina. Se devo essere sincero, la caccia che mi è piaciuta di più è stata quella che abbiamo fatto all'Oryx. Siamo partiti dal fiume, da questo letto del fiume secco. Una volta arrivati là, abbiamo cacciato a favore di vento tutto il letto del fiume nella sabbia, cercando di fare il meno rumore possibile. E devo dire che quando siamo riusciti ad arrivare vicino a questi Oryx, l'adrenalina è davvero salita a 1000. Aspettiamo che passino questi e andiamo dagli altri. Come spesso accade, il gruppo degli Oryx era diviso in due. I più giovani erano a solo 100 metri da noi e abbiamo dovuto aspettare che si spostassero per poter raggiungere il gruppo dei più vecchi. right that has this on the edge. It's good. Okay.
Cade. Cade. Questa probabilmente per me è stata la cacciata di tutta questa avventura africana. Abbiamo visto gli Oryx a 600 metri, abbiamo fatto tutto l'avvicinamento nel fiume. Quando siamo arrivati a 250 metri non c'era più niente che ci copriva e dalla pianta non riuscivo a tirare perché sono venuti verso sinistra. Allora mi sono messo qua per terra. È stato un tiro un po' azzardato, vedevo solo la spalla e il collo dell'animale, ho tirato un filo alto sulla spalla. La reazione io non l'ho vista, ma Giulia e Ion mi hanno detto che è andata bene, quindi adesso andiamo a vedere cosa è successo. Sono veramente emozionato in questo momento. La bellezza di questo animale è disarmante e sapere che questo esemplare a 12 anni lo rende ancora più affascinante. Come immaginavo, il colpo è sceso abbastanza per la distanza, ma comunque l'Oryx è un animale molto grande e la palla ha preso una zona vitale. Sono 3 giorni che proviamo a goderci il tramonto. Finalmente ce l'abbiamo quasi fatta, abbiamo bucato stasera, quindi non so se riusciremo ad andare neanche oggi. Questi qua che vedete arrivare adesso, qua sulla destra, sono Eland, un animale che peserà sui 450-500 kg. Questa zona qua, vedete tutta qua davanti alla farm, loro la chiamano green zone, nel senso che è un posto dove mettono da mangiare, c'è l'acqua e non li sparano, per un raggio intorno di 1 chilometro, e quindi gli animali la sera vengono qua davanti e uno li può vedere come se fossero domestici, ma in realtà quando sei a caccia poi sono molto più impegnativi. Cioè vedete che c'è una recinzione qui, ma in realtà siamo noi chiusi in una recinzione, gli animali sono liberi, siamo noi in gabbia. Cinandre. Be wild. E allora Be Giulia. wild. Incredibili questi animali. Abbiamo fatto probabilmente 100 km di strada senza vedere un filo d'acqua, senza vedere una pianta, e loro vivono qua in mezzo a nulla. Cioè, mi dicevano che possono stare anche 6-7 giorni senza bere acqua. Siamo appena arrivati al Dead Vley, che è questo lago secco da più di 1000 anni. Infatti la cosa particolare è che ci sono ancora questi tronchi degli alberi. Il paesaggio è molto bello, forse siamo arrivati al momento un po' sbagliato per la luce, però il paesaggio è veramente stupendo. Ora saliamo sulla duna più alta qui a Sossus Vley, si chiama Big Daddy. Praticamente da là sopra potremo vedere tutto il lago secco. Bellissimo, andiamo. Abbiamo appena visto un Oryx qui in mezzo alle due.
te l'ho detto, allenati, allenati. Non so se più tornare andare a Camosci o venire qua a vedere il lago secco. Quando viaggio con Giulia sono, diciamo, costretto a fare delle attività in più, oltre alla caccia, che però alla fine sono contento di fare. Io e lei siamo molto diversi e anche quando pianifichiamo un viaggio io preferisco arrivare nel posto senza sapere quasi nulla, mentre lei pianifica tutto in anticipo e vuole sapere prima cosa vedere. Io però sono dell'idea che se tu vai in un posto e ti lasci sorprendere da quello che succede, quindi come la prima sera le sandgrouse che arrivavano al tramonto e noi non sapevamo nulla di questo animale, o la prima volta che cammini sulle dune, l'emozione che ti arriva e l'emozione che ti porti dietro è molto più grande. Quindi se posso consigliarvi qualcosa, lasciatevi sorprendere sempre. Dai Tabi, dai! Guarda, guarda che spettacolo! Visitare un paese da turista non è secondo me come visitarlo da cacciatore. Noi cacciatori abbiamo la fortuna di poter assaporare la vita autentica del posto e come per esempio in questi giorni eravamo nel bush africano e devo dire che quando sei lì ti senti piccolo come una formica, in fondo sei solo un ospite di animali che neanche conosci veramente. Abbiamo fatto un bellissimo avvicinamento nel bush fitto alle zebre e sulle zebre c'è stato un po' di discussione. Sono contenta che siano scappate. La Tabi è contenta che siano scappate, io invece sono convinto che è una caccia fatta qua a questo animale che comunque vive dove vivono gli altri, mangia la stessa cosa e quindi è un animale completamente selvatico, non sia come magari può sembrare dall'Europa un cavallo domestico, cioè hai visto quanto sono selvatici? Sono d'accordissimo con te, cioè qualsiasi animale, cioè, qua sono animali selvatici, cioè. Esatto. E difatti hai visto quante possibilità abbiamo avuto? Sono belle furbe le zebre. Sono furbe, sì. Io ti dico, se ci capitasse l'opportunità mi piacerebbe prenderlo. E io ti appoggio, lo sai sempre. Beh. Però questi ricordi di quando ero piccola, dei cartoni animati con le zebre, le leoni, le giraffe. Quelli ci hanno rovinato tutti. Tabi, queste zebre ci stanno dando il filo da torcere. Quante volte abbiamo provato a avvicinarle già? Appena ti avvicini un attimo, che ti vedono, non è che stanno lì sospettose, prendono, partono tutte in branco e vanno. Non ti devono né sentire come odore, né sentire come rumore e né vedere. Difficilissime. Tutte queste tre cose sono... Come ci hanno sentito sono andate via di nuovo.
Guarda, sto un po' cambiando idea sulla zebra, perché è un animale molto intelligente. Adesso quindi... ci proviamo ancora. Diciamo che secondo me se riuscissimo a fare una bella caccia su una zebra vedrai che... Bella sfida. Sì. Torniamo verso la macchina. La zebra per Giulia è ancora un punto interrogativo. Ora però ci dormiamo su e ne riparliamo domani. Qua, attaccato al lodge dove siamo, c'è una sorgente di acqua calda, una specie di acqua termale, e stiamo andando a farci un bagnetto per riprenderci questa mattina. There's a track of water, hot water. Non avrei mai pensato di cacciare una zebra, difatti l'ultima cosa che ho detto ai miei amici quando sono partita per questo viaggio è che non avrei cacciato animali come giraffe, zebre, eccetera. Ma una volta qui ho imparato a conoscere l'animale e mi sono decisa a cacciarlo l'ultimo giorno. E devo dire che è stata la cacciata più difficile qui in Africa. Abbiamo tentato l'avvicinamento ad un branco di zebre. C'è stata un'occasione sola per poter sparare. Mi sono appoggiata, solo che non mi sentivo sicura, quindi ho preferito non sparare. È stata questione di 3 secondi, però adesso sono andate, perché quando partono vanno come treni, quindi dobbiamo andare a cercarne di altri. Sono animali molto diffidenti che non ti danno la possibilità di ragionare troppo sul tiro, difatti bisogna cogliere l'attimo sapendo che comunque non puoi rischiare di ferirlo. Giù in fondo in questi... Sono giù in fondo in questa valle, praticamente sotto quelle rocce là. Sembrano abbastanza tranquille. Diventa adesso, prima era così, lui vuole provare a fare il giro e andargli da sotto. L'unica cosa è che sono distanti e dobbiamo iniziare ad andare, ragazzi. Ci siamo? Sei carica? No, ma io c'ero, c'ero, credo che... Non è facile con questo zebra. Dai, proviamoci. Ok. Abbiamo fatto un inseguimento di più di 3 ore nel bush e faceva un caldo da far girare la testa. Ci sono, Tappi. Come ti Aspetta senti? che- Come ti senti? Un attimo girata. Adesso, Tabby. Can I shoot? Ok. Ah, dov'è? Vai. Ok. Le presa ma sta andando via, Tabby. Tieni qua.
succede? Well done, well done. Brava Tabby. Cazzarola. Carabina scarica, ha fatto il suo lavoro. Abbiamo dovuto solo ribatterla con quel colpo lì, però alla fine probabilmente sarebbe morta. Sì, alla fine anche la zebra è in botta, non pensavo. Non avrei mai pensato di fare una cosa del genere. Cioè, quando sono partito ho detto Che caccia comunque, sono non tiro le intelligenze. zebre, invece poi 3 giorni qua ho capito come funziona. Sono animali molto intelligenti, sono difficilissimi da avvicinare, è un animale come un altro e quindi ho deciso di provarci. Andiamo a vederla. No, non ce la faccio a vedere mai. Viendo a piangere. E sono contenta e triste allo stesso momento. Vuoi andare? Guarda che animale. Sicuramente quando arrivi vicino a un animale di questa bellezza e poi di queste forme anche, perché giustamente può sembrare un cavallo, un po' di emozioni ti vengono, vero? Non è stato facile per niente, però come dicevo la caccia è stata veramente difficile perché fa caldo, abbiamo fatto 3 ore di inseguimento e tutto quanto, quindi ci stava. Secondo me per rispondere alla domanda perché uno dovrebbe cacciare una zebra, deve venire qua e provarlo. Sì, esatto. Perché se io sono partito da casa la prima volta che sono venuto in Africa, che ho detto che non avrei mai sparato una zebra, e Giulia quando è arrivato qua il primo giorno ha detto la stessa cosa. La prima cosa che ho detto, io alla zebra non tiro, ecco qua. Ci hanno fatto faticare 3-4 giorni e quindi essere finalmente riusciti a vederla da vicino è veramente veramente emozionante. Grazie per avermi assistito anche stavolta. No, ma alla fine sarebbe morta comunque, il secondo colpo per doppiarla era per essere sicuri e per non farla soffrire. Sì, sì, sì. Ho provato un mix di emozioni contrastanti, ma ad oggi la posso mettere nella top 3 delle cacciate più belle della mia vita. L'Africa la salutiamo così. È ora per noi di lasciare questa terra che ci ha insegnato e regalato tanto. E pensare che ora abbiamo i piedi nella sabbia e tra pochi giorni vedremo le montagne innevate. È tempo di prepararsi per la prossima meta, dall'altra parte del mondo, ma ancora una volta insieme per un'altra grandissima avventura.